Ma cos'è successo? Ma com'è possibile che avvengano cose del genere? Siamo rimasti tutti molto turbati dal fatto che sia stata investita un'automobile e ci abbia lasciato la vita un bambino di 5 anni. Il problema è cosa stava succedendo. Dei ragazzi ventenni stavano facendo una sfida estrema per poi postarla sui social. La sfida era con l'automobile. Mi permetto delle osservazioni che non sono solo di buon senso. Innanzitutto, questi erano degli youtuber che si chiamavano The Borderline. Il nome fa pensare. Lasciamo stare che il disturbo borderline o un'altra cosa, non è questo il problema. Il problema è perché il nome The Border fa così successo. Perché piace così tanto al punto da avere più di 600.000 fan, ragazzini che si chiamano Border. Sappiamo cosa intendono. Intendono che fanno delle cose al limite del normale, ma fare le cose al limite del normale evidentemente piace. Quindi la prima domanda a cui io stesso faccio fatica a rispondere è: perché piace vedere dei ragazzini che fanno i pazzi? Perché? E quanta gente si identifica in questo fenomeno? Qual è il gioco di questi ragazzi? Il gioco è fare gli uomini pazzi, i ragazzi pazzi. Ecco, il ragazzo pazzo piace. Ma perché piace il ragazzo pazzo? Quello che fa le cose strane, estreme. L'altra cosa particolare è che per fare certe follie bisognerebbe essere forti, forti. Resisto 24 ore, follia e forza. Questi due miti. Perché piace il forte? Il terzo aspetto che mi sembra di aver intuito è: se tu accetti la sfida avrai una ricompensa. Non avrai una ricompensa per qualcosa di normale, avrai una ricompensa se fai una follia. Beh, il meccanismo psicologico della ricompensa ha sempre funzionato, il problema è il contenuto. Innanzitutto questi ragazzi si sentono un po' dei supereroi. Pensano ancora ai giochi da supereroi. Chissà qual è la leva psicologica per cui il supereroe attira così tanto la nostra attenzione. Dal mio punto di vista, semplicemente perché non ci rendiamo conto che siamo già dei supereroi. Noi ci pensiamo mancanti di qualcosa, non all'altezza di qualcosa, mentre il vero eroismo è già dentro di noi, nella nostra quotidianità. Noi abbiamo dei superpoteri e non sappiamo riconoscerli, li immaginiamo come cose fuori di noi. Il meccanismo dell'imitazione. Io vedo in te qualcosa che io non posso e mi piacerebbe. Ecco, mi piacerebbe essere matto come te. Beh, scusate, pensateci un attimo, Infine una considerazione che ho trovato guardando alcune notizie. Pare che questi ragazzi abbiano dichiarato che il loro scopo era un intrattenimento sano. Ora, intrattenimento va bene, sano non lo capisco. Cos'è che c'è di sano? Mentalmente sano? Perché qui stiamo parlando di quello. Il sano divertimento è questo? Beh, scusate signori, cioè dal definirsi border a fare un intrattenimento sano come questo, siamo nel campo della follia, non proprio border, più di là che di qua. Un pensiero di vicinanza a questa famiglia, a questo bambino di 5 anni e a tutti quelli che di questa vicenda soffrono realmente. Se il video ti è servito a pensarci un pochino, iscriviti al canale. Nel frattempo, pensaci.